bentornati. In questo tutorial di oggi vi propongo la lavorazione di questa canotta, a mio avviso veramente molto particolare e molto raffinata come punto di lavorazione, che è questo. È un punto davvero molto semplice, perché lavoreremo semplicemente delle maglie alte lavorate anziché sopra la maglia sottostante, le lavoreremo in rilievo davanti. Quindi andremo ad ottenere questo punto fantasia molto particolare, anche molto elegante a mio avviso. Io vi spiegherò tutto nel tutorial passo passo, come modificare le taglie, perché partiremo da una circonferenza di base che sarà quella del fianco o del seno e saliremo verso l'alto. Si potrà modificare la taglia, si potrà modificare quindi la lunghezza del nostro lavoro andando ad aumentare il numero di giri prima di dividere per lo scollo, e si potrà modificare anche la scollatura. Quindi se volete una cosa un pochino più accollata è possibilissimo, continuando la lavorazione andando a dividere magari dopo gli scalfi della manica. Arrivati agli scalfi divideremo la parte frontale dalla parte posteriore e poi saliremo dietro fino a dritto fino alla schiena. L'unica cosa che ho fatto alla fine, che vi mostrerò comunque nel video, è la ripresa del bordeaux finale qua elastico, andando a realizzare nuovamente dei giri di maglie lavorate in rilievo davanti, per avere un pochino più di lunghezza nella lavorazione, ma anche un pochino più di elasticità finale. Bene, questo è il progetto che vi propongo, spero che vi piaccia. Se è così, seguitemi nel tutorial passo passo. Il filato basic cotton della Merceria Un Filo di Passione lo trovate nelle info box di questo video, insieme al link per il mio gruppo Facebook. Se vi fa piacere vi aspetto. Un bacio a tutte, a presto! Vediamo i materiali e cominciamo. Il filato che vi propongo è di nuovo il filato basic cotton della Merceria Un Filo di Passione. Lo trovate esclusivamente sul sito unfilodipassioni.it. Questi sono gomitolini da 50 grammi, il colore che ho scelto è questo arancione, 517 la tonalità che trovate sul sito, 50 grammi di filato, 125 metri a disposizione. Per tutto il progetto io ho avuto bisogno di 200 grammi di filato, mi rimangono 10 grammi, anzi 9 grammi dell'ultimo gomitolino dei 200 grammi, quindi per una taglia superiore alla mia saranno sufficienti 250 grammi di filato, e così via per le taglie superiori, quindi per una taglia larga altri 50 grammi in più, e così via per le altre misure. L'uncinetto che ho scelto è l'uncinetto da 3 mm in metallo, quindi quello colorato non in argento, con la punta un pochino più grande, il 3 mm, 2 marcapunto, le forbici per tagliare il filo e 1 metro per misurare il nostro lavoro. Cominciamo. Vediamo un breve schema della lavorazione, molto semplice. Allora, il multiplo è di 9, multiplo di 9 catenelle. Lo lavoreremo a circonferenza, quindi non faremo maglie in più. Realizzata la nostra catena multipla di 9 con un numero pari di motivi, quindi vi consiglio di lavorarne su un multiplo di 18, in modo da avere sempre i motivi pari da dividere poi nella parte dello scalfo. Quindi multiplo di 9 per 2, quindi 18 catenelle per lo sviluppo di 2 motivi, 2 2 2. Io ho lavorato per la mia lavorazione 144 catenelle di avvio e ho uno sviluppo di 8 motivi davanti e 8 motivi dietro, quindi un totale di 16 motivi, 144 catenelle di avvio. La taglia è una taglia small. Realizzata la nostra catena, che starà per la circonferenza più grande del nostro corpo, quindi o fianco o seno, lavoreremo dal basso verso l'alto e, arrivati agli scalfi, divideremo la parte frontale suddividendola in quarti e la parte posteriore, perché ho realizzato uno scollo a V, iniziando a dividere leggermente prima dello scalfo, ma questo è a gusto, potete fare anche uno scollo meno profondo e iniziare a dividere successivamente. Lavorate le parti frontali, riprenderemo il punto sempre a pannello, perché anche qua lo lavoreremo poi avanti e indietro, non più a circonferenza, e vi mostrerò come. Lavoreremo la parte dietro invece tutta dritta fino a chiudere la spalla. Andremo a chiudere le spalle insieme, riprenderemo leggermente lo scalfo e il lavoro sarà terminato. Quindi avviate una catena multipla di 18 in modo da avere i motivi pari per dividerli agli scalfi uguali davanti e dietro, e chiudiamo a circonferenza. Vediamo, avviamo la nostra catena. Prendiamo la prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok,
Il primo giro lo lavoriamo tutto di maglie alte, quindi 1, 2, 3 catenelle iniziali, prendiamo il filo, nella maglia successiva cominciamo a bordare con le maglie alte. 1, 2, fino alla fine del lato. Alla fine del giro una maglia bassissima nella terza maglia iniziale. Adesso cominciamo lo sviluppo del primo motivo, si lavora su 3 giri, i giri verranno lavorati alternati, una volta al centro, una volta all'esterno, quindi lavoreremo insieme 6 volte il motivo, 6 giri del motivo. 3 catenelle iniziali, prendiamo il filo, nella maglia alta seguente una maglia alta. Prendiamo il filo, 1, 2, 3 maglie di base nella quarta, 3 maglie alte nello stesso punto, 2, 3, una catenella di separazione nello stesso punto, altre 3 maglie alte, 1, 2, scusate, e 3 nello stesso punto. Prendiamo il filo, 1, 2, 3 maglie su base, nella quarta una maglia alta, nella successiva maglia una maglia alta. Questo è lo sviluppo del giro. Ripetiamo, prendiamo il filo, saltiamo 1, 2, 3 maglie nella quarta, 3 maglie alte, 1, 2, tutte nello stesso punto, 3, una catenella, nello stesso punto di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, 1, 2, 3 maglie nella quarta, una maglia alta e nella successiva un'altra maglia alta e ricominciamo con la lavorazione di questi ventagli. Quindi tutto il punto si lavora in questo modo, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del lato, ho lavorato le mie ultime 6 maglie alte separate da una catenella, 1, 2, 3, ho la prima maglia alta iniziale del giro, nella terza catenella una maglia bassissima. E questo è lo sviluppo del primo giro. Secondo giro, una catenella, passiamo sotto alla maglia alta, in questo modo proprio quella sottostante, prendiamo il filo, entriamo sotto alla maglia e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti, su questo punto qua. Una catenella, prendiamo il filo, fra le 2 maglie alte, anche se non abbiamo fatto maglie di separazione, entriamo e lavoriamo maglia alta, catenella e maglia alta. Una catenella, prendiamo il filo, sotto alla maglia seguente, così, prendiamo il filo, una maglia alta in rilievo. Lo rifacciamo insieme? Chiudiamo a circonferenza. Qua abbiamo maglia alta e maglia alta, senza catenelle di separazione. Una catenella, prendiamo il filo, andiamo sotto alla maglia in questo modo, prendiamo il filo, una maglia alta in rilievo, una catenella, prendiamo il filo nello spazio fra le 2 maglie, maglia alta, catenella, prendiamo il filo, rientriamo qua, maglia alta, catenella, nella seconda maglia alta entriamo sotto alla maglia, quindi siamo qua, entriamo sotto così, maglia alta in rilievo. Al centro fra le 3 maglie alte, la catenella e le 3 maglie alte, dove c'è la catenella di separazione, un punto basso. Prendiamo il filo, qua abbiamo la prima maglia alta, la passiamo da sotto, lavoriamo maglia alta in rilievo, una catenella, prendiamo il filo, al centro fra le 2 maglie alte, maglia alta, catenella e maglia alta. Una catenella, prendiamo il filo, la seconda maglia alta la prendiamo da sotto, la lavoriamo in rilievo con una maglia alta. Questo è tutto lo sviluppo del giro. 3 maglie alte, catenella, al centro delle 3 maglie alte, punto basso, prendiamo il filo e ripetiamo. Maglia alta in rilievo, catenella, fra le 2 maglie alte, maglia alta, catenella, nello stesso punto maglia alta,
catenella, nella seconda maglia alta e rilievo, in questo modo. Un punto basso al centro fra le 3 maglie alte. Lavoriamo tutto il secondo giro in questo modo qua, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, lavoro il punto basso e subito direttamente nella maglia alta in rilievo entro e lavoro una maglia bassissima e ho chiuso anche il secondo giro. Adesso lavoriamo il giro successivo, una catenella, entriamo sotto la maglia in rilievo, prendiamo il filo, cioè prima agganciamo il filo sotto la maglia in rilievo, una maglia alta in rilievo, prendiamo il filo. Qua abbiamo la catenella, la maglia alta e la catenella, dentro alla V lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte. Prendiamo il filo, maglia alta in rilievo, passiamo da sotto, lavoriamo una maglia alta in rilievo. Abbiamo il punto basso, lo saltiamo, prendiamo il filo nella maglia alta in rilievo successiva, la prendiamo così e lavoriamo maglia alta in rilievo, nella V, maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto, 1, 2. Prendiamo il filo, maglia alta in rilievo successiva, una maglia alta in rilievo. Prendiamo il filo, nella maglia alta successiva saltiamo quindi il punto basso, maglia alta in rilievo, nella V 2 maglie alte, 1, 2, 1, 2, 3 catenelle, nello stesso punto, 1, 2 maglie alte. Prendiamo il filo, dietro la maglia in rilievo, una maglia alta in rilievo, fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, lavoro la maglia alta in rilievo, qua ho il punto basso e qua la maglia alta in rilievo iniziale l'ho già lavorata, quindi nella maglia alta in rilievo entro una maglia bassissima. E ho terminato anche il terzo giro. Il giro successivo andiamo a completare il nostro motivo perché si sviluppa su 3 giri. Lo lavoriamo in questo modo: una catenella, prendiamo il filo, sotto la maglia alta in rilievo entriamo e lavoriamo una maglia alta in rilievo, prendiamo il filo, andiamo nel punto V e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, tutte nello stesso punto, una catenella, nello stesso punto altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Qua abbiamo la maglia alta in rilievo, entriamo sotto, una maglia alta in rilievo, qua abbiamo la successiva maglia alta in rilievo, entriamo sotto, una maglia alta in rilievo. Prendiamo il filo nella V, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientriamo nello stesso punto, 1, 2, 3. Prendiamo il filo nella maglia alta in rilievo, maglia alta in rilievo, la maglia alta in rilievo successiva, maglia alta in rilievo. Adesso abbiamo il punto V e ripetiamo 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte fino alla fine del giro. Ho terminato il giro, ho lavorato le mie maglie alte, prendo il filo, la maglia alta in rilievo libera è questa, la lavoro con una maglia alta in rilievo. La prima maglia alta che ho lavorato in rilievo la chiudo con una maglia bassissima. Adesso noi abbiamo terminato lo sviluppo del primo motivo. Adesso i motivi successivi li lavoreremo al centro di questi motivi qua, ma si ripetono tutti allo stesso modo, solo che li lavoreremo nel mezzo. Il giro ancora successivo invece li riprenderemo così, vedete? Questi si lavorano
alternati. Partiamo con la fine di un motivo e l'inizio di quello nuovo, quindi si lavora sempre allo stesso modo, ma una volta al centro e una volta di lato. Da dove sono prendo il filo, una catenella, dietro alla maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, al centro, come abbiamo fatto all'inizio, delle 3 maglie alte e catenella, un punto basso. Prendo il filo, maglia alta in rilievo, la lavoro in rilievo. Praticamente adesso lavoriamo il primo giro, questo qua di base. Una catenella, fra le 2 maglie alte in rilievo entriamo, maglia alta, catenella, nello stesso punto, maglia alta, catenella, prendiamo il filo, dietro la maglia in rilievo, maglia alta in rilievo, punto basso fra le 3 maglie alte, catenella e maglie alte. Come abbiamo fatto su questo giro qua. Prendiamo il filo, andiamo dietro la maglia alta in rilievo, una catenella, fra le 2 maglie alte in rilievo, maglia alta, catenella e maglia alta. Facciamo la prima V. Prendiamo il filo, maglia alta in rilievo, maglia alta in rilievo. Al centro 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte, una maglia bassa. Prendiamo il filo, una maglia alta in rilievo, scusate, una catenella, al centro delle 2 maglie alte, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, prendiamo il filo, maglia alta in rilievo e punto basso. Questo è di nuovo lo sviluppo di un altro motivo. Lavoriamo insieme anche un altro motivo, maglia in rilievo, catenella, è automatico veramente, maglia alta al centro delle maglie alte in rilievo, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta in rilievo. Punto basso al centro fra le 3 maglie alte, la catenella e le 3 maglie alte e maglia alta in rilievo. Sono alla fine del giro, una catenella, questa è la prima maglia alta in rilievo, al centro lavoro la maglia alta, la catenella, la maglia alta, la catenella e mi vado ad agganciare sulla prima maglia alta in rilievo, quindi entro e lavoro una maglia bassissima e vado a chiudere anche questo giro qua. Quindi vedete che il punto adesso si ripete per come lo abbiamo lavorato nel giro, nel secondo giro del punto, quindi in questo punto qua. Facciamo anche questo motivo qua insieme, quindi altri 2 giri insieme e poi è tutta una ripetizione, perché questo l'abbiamo già lavorato qui, vedete, su questo punto qua noi abbiamo già lavorato qui allo stesso modo, stiamo solo lavorando alternato. Facciamo un altro giro insieme. Abbiamo chiuso sulla maglia in rilievo, scusate, ho fatto un'aggiunta di filato perché avevo finito i 200 grammi. Una catenella, prendo il filo, qua ho la maglia alta in rilievo dove ho chiuso il punto, entro dietro la maglia alta e lavoro una maglia alta in rilievo e all'inizio del giro prendo il filo, lavoro la maglia alta in rilievo successiva con una maglia alta in rilievo, quindi salto il punto basso come abbiamo fatto qua. Prendiamo il filo, nella V lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, una, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo nella V e lavoriamo 2 maglie alte, una e 2. Questo è il secondo giro del motivo. Prendiamo il filo, nella maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, saltiamo la maglia bassa, nella maglia alta in rilievo successiva una maglia alta in rilievo, nella V 2 maglie alte, una, 2,
3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo, rientriamo nella V e di nuovo 1, 2 maglie alte, prendiamo il filo, nella maglia in rilievo una maglia alta in rilievo, saltiamo il punto basso, una maglia alta in rilievo nella maglia alta in rilievo successiva. Arriviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho la prima maglia alta in rilievo che ho lavorato, lavoro l'ultima maglia alta in rilievo e una maglia bassissima nella maglia alta in rilievo. Adesso dobbiamo iniziare il giro successivo, quindi lavoriamo una catenella, prendiamo il filo, una maglia alta in rilievo e questo è il terzo giro del motivo. Mano a mano che lavoriamo, io ho già lavorato fino allo scalfo, adesso riprenderò con voi il tutorial. C'è la possibilità di dover spostare con maglie bassissime l'inizio del giro, ma non è un problema, lo vedrete passo passo mentre fate la lavorazione. Maglia alta in rilievo, prendiamo il filo, dove abbiamo le 2 maglie alte lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo, 3 maglie alte e questo è l'ultimo giro del nostro punto. 1, 2, 3. Prendiamo il filo, nella maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, prendiamo il filo, nella maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo. Nella V 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, nello stesso punto 3 maglie alte. Stiamo ripetendo il punto, vado un pochino più veloce perché comunque l'abbiamo già lavorato, è una ripetizione. Però vi voglio far vedere adesso che lavoriamo alternato come riprenderlo poi su questo punto qua, in modo che non abbiate difficoltà a continuare con questo lavoro perché veramente viene automatico, maglia alta in rilievo e maglia alta in rilievo. Adesso procediamo e ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, lavoro la maglia alta in rilievo, nella prima maglia alta in rilievo una maglia bassissima. Ok, adesso iniziamo l'ultimo giro, cioè quello di chiusura che praticamente ci dà il via all'inizio di un nuovo punto, quindi quello che lavoreremo qua al centro. Allora facciamo la catenella e la maglia alta in rilievo normalmente, che è la prima. Un punto basso al centro delle 3 maglie alte. Prendiamo il filo, nella prima maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo. E adesso lavoriamo la V e la lavoriamo al centro delle maglie alte in rilievo, una catenella al centro, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, prendiamo il filo, dietro alla maglia alta in rilievo, punto basso al centro delle 3 maglie alte, catenelle, 3 maglie alte. Prendiamo il filo e procediamo. Maglia alta in rilievo, una catenella, una maglia alta al centro delle maglie alte in rilievo, una catenella, un'altra maglia alta, non mi scorre il gomitolo, ok, una catenella e un'altra maglia alta in rilievo. Adesso portiamo giù il punto con un punto basso. Vedete che iniziamo sopra al primo motivo che abbiamo lavorato un altro motivo. Arriviamo alla fine del giro, chiudiamo e poi ripetiamo il punto, quindi dove abbiamo la V lavoriamo le 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, le maglie alte in rilievo saltando il punto basso, quindi 1 e 2 nel giro successivo e poi anche il terzo giro con le 3 maglie alte. Sono 3 giri soltanto, molto semplici, solo che daranno poi alla fine del lavoro questo effetto in rilievo di questo punto molto grazioso a mio avviso. Io ho già lavorato fino allo scalfo, cioè allo scalfo, dove poi adesso vi mostrerò come andare a lavorare il punto non a circonferenza ma avanti e indietro, quindi apriremo il collo a V,
prima dello scalfo, lavorato qualche giro, andremo anche a separare la parte frontale da quella posteriore. Quindi vediamo adesso sul mio progetto, continuo con voi. Allora, io ho appena lavorato in altezza 30 centimetri. Adesso, prima di andare a fare la divisione per gli scalfi, ho intenzione di iniziare a fare uno scollo al centro del lavoro e prenderò come punto di riferimento il centro nell'ultimo punto che ho lavorato, quindi i motivi sono completamente identici, quindi questo può tranquillamente diventare il centro dove poi andrò a realizzare la scollatura. Se volete una scollatura meno profonda, continuate a lavorare fino agli scalfi e magari a dividere in questo modo successivamente. Allora io qua ho chiuso il punto dove ho praticamente la maglia in rilievo, quindi adesso da questo punto qua io comincerò a lavorare fino a ricongiungermi con questo lato, ma quando arrivo qua tornerò indietro e vi mostro come si lavora questo motivo anziché a circonferenza con giri di andata e ritorno. Allora adesso lavoro dietro alla maglia in rilievo in questo modo un punto basso da dietro al lavoro e adesso mi alzo di 2 catenelle, vado nel centro dell'arco e lavoro il punto basso, prendo il filo, entro sotto la maglia e lavoro la maglia in rilievo normalmente e ricomincio con la lavorazione del punto al centro, quindi una catenella. Io qua, scusatemi, ho finito il motivo con le 3 maglie alte separate da una catenella. Entro fra le 2 maglie in rilievo e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella, una maglia in rilievo e un punto basso e procedo fino a ritornare sul primo punto, che è questo qua. Questo è il punto di partenza del giro, lo segno così perlomeno vedo meglio anche la metà del lavoro. Ok, quindi continuiamo il nostro giro e ci ritroviamo a metà lavoro qua al centro dove abbiamo iniziato. Ho terminato il giro, sono al marcapunto, lavoro la mia maglia alta in rilievo, perché comunque questo l'ho iniziato con la maglia in rilievo e qua termino con la maglia alta in rilievo. Adesso invece che procedere in questo senso, voltiamo il lavoro e lavoriamo dall'interno verso l'esterno fino a tornare alla diminuzione che adesso vi mostrerò. Allora io voglio lavorare anche questa maglia alta per continuare il bordo sulla scollatura, quindi lavoro una catenella, prendo il filo, adesso entro nella maglia in questo modo, quindi mi sposto dietro alla maglia, aggancio il filo, esco e lavoro una maglia alta in rilievo da dietro. Prendo il filo, qua adesso devo proseguire con la lavorazione del punto. Qua ho la maglia alta in rilievo del giro nella parte frontale. Allora davanti al lavoro, quindi in questo verso qua, entro così da sotto, prendo la maglia, aggancio il filo e lavoro una maglia alta in rilievo dietro, in modo da avere sul dritto del lavoro lo stesso motivo continuativo. Ora lavoro il punto, prendo il filo nella prima V, lavoro le 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nello stesso punto altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso devo lavorare questa maglia qua che è la maglia in rilievo, la lavoro così, quindi entro da davanti al lavoro verso di me, prendo la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Sul dritto del lavoro la mia lavorazione risulterà con la maglia in rilievo davanti, come l'ho lavorata fino adesso per tutto il progetto. Adesso salto il punto centrale dove ho la maglia bassa, qua ho la maglia in rilievo, quindi da dietro il lavoro circondo la maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno, sulla parte davanti e lavoro la maglia in rilievo. Adesso lavoro il punto, prendo il filo nella V, 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nel punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2.
devo lavorare la maglia in rilievo, entro così, in questo modo, circondo la maglia, prendo il filo, esco e lavoro la maglia in rilievo. Prendo il filo, qua ho il punto basso da saltare, qua ho la maglia da lavorare in rilievo, la lavoro in rilievo dietro, entro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Adesso procedo con la B, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso punto altre 2 maglie alte, 1 e 2. Lavoriamo l'ultima maglia in rilievo insieme e poi procediamo fino a ritornare su questo ventaglietto qua, quindi quello precedente alla chiusura del punto. Prendo il filo, questa è la maglia della V e questa è la maglia in rilievo, entro, prendo il filo, esco, maglia alta, prendo il filo, salto il punto basso, qua davanti al ventaglio ho la maglia in rilievo, entro, prendo la maglia, esco e lavoro la maglia alta in rilievo. Lavoro la B, facciamone un altro, una, perché poi questo andrà lavorato a pannello fino alla spalla, quindi vediamolo un attimo meglio insieme. Lavoro la V, prendo il filo, questa è la maglia della V e questa è la maglia in rilievo, entro da sotto, prendo la maglia, esco, maglia alta, prendo il filo, salto il punto basso, davanti al ventaglietto ho la maglia in rilievo che è questa, entro da sotto, prendo la maglia e lavoro la maglia alta. Sul dritto del lavoro il punto rimane identico alla lavorazione precedente, quindi non andiamo ad intaccare il lavoro del nostro punto. Continuiamo con il secondo giro del motivo fino ad arrivare all'archetto prima del marcapunto, quindi continuiamo e ci vediamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del giro, devo lavorare anche la maglia in rilievo così come l'ho lavorata su questo lato, quindi prendo il filo e vado a lavorarmi dall'esterno verso l'interno l'ultima maglia alta in rilievo del giro. Adesso mi volto di nuovo sul dritto del lavoro e vedete qua abbiamo diviso. Adesso lavoro il terzo giro del motivo che è l'ultimo, da quello successivo divido anche per lo scalfo, quindi vado a iniziare la scollatura qualche centimetro prima della divisione dello scalfo. Allora lavoriamo nuovamente la maglia in rilievo, entriamo dietro la maglia, anzi una catenella, dietro la maglia, prendiamo il filo, un punto basso, lavoro 2 catenelle, 1 e 2, la prima maglia in rilievo. Adesso lavoro le 3 maglie alte nella V, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo nella V altre 3 maglie alte. Questo è il giro normale. Sul dritto del lavoro è l'ultimo giro del motivo. Quindi adesso continuiamo in questo modo per tutto il nostro lato. Lavoriamo adesso le maglie in rilievo davanti, una è questa, la lavoriamo davanti in rilievo, la successiva la lavoriamo davanti in rilievo. Adesso ripetiamo le 3 maglie alte, la catenella e le 3 maglie alte. Arriviamo fino alla fine del lato, chiudiamo insieme e iniziamo la divisione per lo scalfo. Ho raggiunto la fine del giro, quindi ho lavorato le mie 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, prendo il filo, così come ho fatto all'inizio che ho lavorato la maglia in rilievo sulla maglia alta più esterna e non quella interna del lavoro, ripeto alla fine del giro. Quindi qua ho la prima maglia in rilievo, vado a lavorare la maglia in rilievo direttamente sulla seconda maglia in rilievo, quindi o comunque al centro delle maglie. Adesso prima di iniziare la divisione faccio solo il primo giro del nuovo motivo in modo da riavere i miei archetti su questo giro qua e da dividerli per gli scalfi. Quindi voltiamo il lavoro, entriamo nella maglia in rilievo, lavoriamo una maglia bassa in questo modo come vi ho mostrato prima e 2 catenelle, 1 e 2, blocchiamo sulla maglia di separazione delle 3 maglie alte, prendiamo il filo, qua abbiamo la maglia in rilievo, entriamo da dietro una maglia in rilievo così e lavoriamo la maglia alta, una catenella, al centro delle maglie alte lavoriamo maglia alta, catenella e nello stesso punto maglia alta. Iniziamo il giro di un nuovo motivo, una catenella, dietro la maglia in rilievo entriamo e lavoriamo
una maglia alta. Procediamo un punto basso al centro delle 3 maglie alte. Prendiamo il filo, maglia a rilievo, una catenella, al centro delle V, maglia alta, catenella, maglia alta. Lavoriamo una V, una catenella e una maglia a rilievo. Lavoriamo tutto il giro fino alla fine del giro e poi dividiamo, almeno io dividerò per lo scalfo perché come profondità iniziale dello scollo per me è sufficiente, quindi arrivo e vi faccio vedere come chiudere. Terminato il giro, ho chiuso con la maglia alta in rilievo sulla maglia quella più esterna, quindi questa qua che segue la linea della scollatura, abbiamo sempre lavorato sulla maglia esterna, ho fatto la stessa cosa qua per l'ultimo punto. Adesso ho già messo i segnapunto che mi delimitano la parte frontale dalla parte posteriore. Io ho iniziato con 16 motivi, 8 davanti e 8 dietro, quindi questo è il centro, 1, 2, 3, 4, vado su a dritto, sull'ultima maglia alta in rilievo di questo punto, quindi dopo la V, un marcapunto che è l'ultimo motivo. La stessa cosa la ripeto di qua. Questo è il centro, 1 2 3 4, questo è l'ultimo punto, sulla maglia alta in rilievo prima della maglia bassa dell'arco metto il marcapunto e questi sono i miei 4 motivi, 8 motivi davanti. Nella parte posteriore io ho il corrispettivo 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso andiamo a lavorare prima un lato e poi l'altro lato nello stesso modo. Mi sono portata avanti, ho lavorato già una parte in modo da mostrarvi quello che adesso dobbiamo fare, perché sulle parti laterali cammineremo a dritto nello stesso modo in cui faremo anche per la parte posteriore, quindi salendo su a dritto. Invece qua continueremo a fare le diminuzioni, quindi questo l'ho già lavorato dallo sbraccio dove ho il marcapunto, quindi in questo punto qua dove adesso ripartiremo, ho lavorato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri per arrivare sopra la spalla. Per me sono sufficienti. Mi aggancio di qua e vi mostro come lavorare queste parti laterali, quindi mi riaggancio sul dritto e lavoreremo avanti e indietro. Allora il punto lo lavoriamo dal marcapunto fino all'estremità centrale. Sul centro faremo delle diminuzioni, mentre sulle parti laterali cammineremo su a dritto per non andare a stringere il motivo. Io mi sono agganciata nella maglia in rilievo, quindi partirò dalla maglia alta in rilievo dove ho il segnapunto. Vedete qua, vi ricordate, abbiamo messo il segnapunto proprio a delimitare i nostri motivi. Questo motivo io lo continuerò a lavorare in altezza. Allora ho lavorato la maglia, mi aggancio sulla maglia in rilievo, lavoro la maglia bassa e 2 catenelle. Adesso al centro della V io lavorerò il punto solo per metà, in modo da non andare a fare degli aumenti sulla parte esterna. Una catenella di separazione, entro nella V e lavoro solamente 2 maglie alte, quindi non lavoro il punto completo, ma lavoro solamente le maglie per metà, 2 maglie alte. Prendo il filo, nella maglia in rilievo lavoro la maglia in rilievo, nella successiva la maglia in rilievo e mi sposto verso il centro del lavoro, il punto completo al centro, quindi 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 2, la maglia in rilievo, sì, si vede, la maglia in rilievo successiva e il mio punto, 1 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2 nello stesso punto, maglia in rilievo e adesso sono alla fine del lato, quindi lavoro la maglia in rilievo normalmente e qua termino, perché io qua continuerò a fare delle diminuzioni fino a rimanere a dritto su questo punto qua, sempre con 3 motivi. Quindi continuiamo un'altra diminuzione e poi cammineremo su a dritto anche per la parte centrale. Voltiamo il lavoro, una catenella, un punto basso nella maglia alta in rilievo e 2 catenelle. Prendiamo il filo, adesso qua entriamo nel punto e lavoriamo il motivo, quindi 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella,
e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte. Terminiamo il punto, arriviamo in fondo alla nostra parte frontale, quindi maglia in rilievo, maglia in rilievo, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Procediamo, una maglia in rilievo e sono alla fine del lato. Adesso il punto qua lo lavoro per metà, prendo il filo, qua ho le 2 maglie alte, la catenella e la maglia alta in rilievo. Nella catenella di separazione lavoro una, 2 maglie alte, una catenella, passo sotto la maglia in rilievo e lavoro una maglia in rilievo. Lavoro mezzo punto con una maglia alta in meno per andare su a dritto senza andare ad allargare nella parte laterale. Voltiamo il lavoro e iniziamo il motivo successivo. Una catenella, una maglia alta, una maglia bassa dietro la maglia in rilievo, 2 catenelle, prendiamo il filo all'interno qua della catenella di separazione e le 2 maglie alte lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia in rilievo dietro alla maglia in rilievo, quindi questa maglia qua, una catenella, un punto V al centro delle maglie in rilievo, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia in rilievo. Lavoriamo il punto normalmente fino alla fine del lato. Un punto basso, prendiamo il filo, una maglia in rilievo, una catenella, una maglia in rilievo, una catenella, scusatemi, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia in rilievo, e sono alla fine del mio lato. Un punto basso nelle 3 maglie alte, prendo il filo, una maglia alta in rilievo, voltiamo il lavoro. Vedete che qua camminiamo in altezza senza fare diminuzioni e senza nemmeno andare a sbordare dal punto in cui ci siamo agganciati, quindi lo portiamo su a dritto. Adesso catenella, punto basso, 2 catenelle, prendiamo il filo nella maglia in rilievo, entriamo da dietro in questo modo perché stiamo lavorando sul rovescio, maglia alta in rilievo, prendiamo il filo e lavoriamo nella V le 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, nello stesso punto 1 e 2 maglie alte. Procediamo, prendiamo il filo, una maglia in rilievo, prendiamo il filo, saltiamo la maglia bassa, una maglia in rilievo, prendiamo il filo e lavoriamo la nostra V, 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie alte, normalmente 1 e 2, una maglia in rilievo qua dietro, che è questa, pardon, e siamo alla fine del nostro lato. Ok, perfetto, lavoriamo il nostro punto solo per metà, quindi qua abbiamo la V a metà. Nella catenella fra la prima e l'ultima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e una maglia alta in rilievo, e ci fermiamo qua. Quindi terminiamo la parte laterale. Vedete che stiamo camminando su a dritto, voltiamo il lavoro e adesso lavoriamo il giro successivo. Una catenella dietro la maglia alta ultima, lavoriamo punto basso e 2 catenelle, prendiamo il filo, fra la catenella di separazione e le 2 maglie alte, di nuovo 2 maglie alte soltanto, 1 e 2, procediamo, maglia in rilievo dietro la maglia alta in rilievo, 3 maglie alte nella V, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2,
3, una maglia in rilievo, un'altra maglia in rilievo, ok, 3 maglie alte nella V, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, scusate, e 3 maglia in rilievo e sono nella parte dello scollo. Prendo il filo, nell'ultima maglia in rilievo un'altra maglia in rilievo. Ok, adesso per l'altro lato io da questo punto qua non ho fatto più diminuzioni neppure sulla parte frontale, quindi qua su questo giro abbiamo lavorato esattamente 1 2 3 4 5 punti, quindi 1 2 3 4 e 5 punti. Ok, esatto, e sono sul giro di maglie alte. Io da questo punto qua ho fatto un'ultima diminuzione e poi non ne ho più fatte nemmeno per la parte frontale. Vedete, qua sono andata a dritto nello stesso modo in cui vi ho mostrato sull'altro lato, perché adesso ripetiamo il motivo nello stesso modo. Quindi facciamo il primo giro insieme e poi è tutta una ripetizione. Vediamo anche come lavorare la schiena, che si lavora nella stessa maniera. Allora, da dove siamo? Facciamo la catenella e poi anche direttamente una maglia in rilievo, tanto la possiamo fare anche così. Voltiamo. Adesso lavoriamo normalmente il nostro punto, quindi dopo la prima maglia alta in rilievo, nel centro delle 3 maglie alte un punto basso, una maglia in rilievo dietro alla maglia in rilievo e la prima V, catenella, al centro maglia alta, pardon, catenella, maglia alta, una maglia alta in rilievo dietro la maglia alta seguente, un punto basso al centro delle 3 maglie alte. Prendiamo il filo, una maglia alta in rilievo e lavoriamo un altro punto V, una catenella. Fra la prima e la seconda maglia alta, questa qua, entriamo alla fine del lato e lavoriamo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta in rilievo dietro l'ultima maglia alta e lavoreremo un altro punto anche qua. Voltiamo il lavoro, giro successivo, catenella, prendiamo il filo, maglia alta in rilievo nella prima maglia alta, prendiamo il filo, lavoriamo mezzo motivo, quindi una catenella al centro della V, una e 2 maglie alte soltanto, prendiamo il filo, lavoriamo la maglia in rilievo e continuiamo con la lavorazione del punto normalmente. Prendiamo il filo, maglia alta in rilievo, nella V 2 maglie alte, una, 2, 3 catenelle, 1 2 3 e 2 maglie alte, 1 e 2 maglia alta in rilievo, e adesso andiamo a terminare sulla parte frontale dove abbiamo lo scollo lavorando la maglia alta in rilievo. E qua è come ho terminato anche sull'altra parte, perché poi potete continuare se volete uno scollo più ampio a fare comunque queste diminuzioni, però se non ricordo male, ok, questo è stato l'ultimo punto in cui ho diminuito su questo giro, sul giro successivo e quello dopo ancora, quindi ho terminato adesso questo motivo con la diminuzione e poi l'ho lavorato a dritto, vedete, riprendendo il punto anche qua nelle maglie alte per camminare a dritto, così come stiamo facendo sulla parte laterale, e ho lavorato un altro motivo intero e per me è sufficiente come misura. Quindi vediamo, facciamoli tutti insieme in modo che tanto poi li dovete ripetere anche per l'altra parte, se così non avete problemi. Allora, da dove siamo facciamo una catenella e lavoriamo anche direttamente già la maglia alta in rilievo, si può lavorare anche così, quindi su questo punto non è un problema. Voltiamo il lavoro e adesso terminiamo la lavorazione. Direttamente dove sono entro
nella V e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte, il punto normalmente, 1, 2, 3. Adesso lavoro la maglia in rilievo, prendo il filo da dietro e lavoro una maglia in rilievo sul dietro del lavoro, lavoro la successiva e adesso le 3 maglie alte. Qua ho le 2 maglie alte, la catenella e la maglia alta. Tra la catenella di separazione lavoro il motivo per metà, quindi una e 2 maglie alte, una catenella, e nella maglia alta in rilievo lavoro la maglia alta in rilievo, prendo il filo su questo giro e lavoro nella seconda catenella iniziale una maglia alta, perché devo allineare la lavorazione, altrimenti con il giro seguente andrei a spostarla verso l'interno, invece devo rimanere agganciata su questo punto qua. Volto il lavoro, una catenella, prendo il filo, una maglia alta in rilievo nell'ultima maglia alta. Adesso lavoro il primo punto del nuovo motivo e lo vado a lavorare in questo spazio qua, dove ho la maglia alta in rilievo e la catenella di separazione, le 2 maglie alte. Quindi lavoro una catenella di separazione, entro in questo punto qua e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E inizio un nuovo punto su questa linea qua. Prendo il filo, una maglia alta in rilievo dietro alla maglia alta in rilievo successiva, una catenella, fra lo spazio fra la prima e la seconda maglia alta lavoro maglia alta, catenella e maglia alta, una catenella, dietro alla seconda maglia alta in rilievo lavoro la seconda maglia alta in rilievo. Qua ho le 3 catenelle, un punto basso, cioè ho le 3 maglie alte e la catenella, un punto basso, una maglia alta in rilievo qua sull'ultima maglia alta in rilievo. Adesso volto il lavoro e vado a terminarmi a dritto questo motivo più un altro identico, senza fare più diminuzioni. Allora, adesso però io ho iniziato a lavorare su questo giro a dritto, quindi senza fare più diminuzioni. Quindi io in questo punto qua devo lavorare anche una catenella, rientrare in questo spazio e lavorare un'altra maglia alta e un'altra maglia alta ancora in rilievo dietro la maglia alta, in modo da creare anche qua una V che mi porterò su a dritto fino alla fine di questo motivo completo, e ne lavorerò 1, 2, 3 sull'ultimo giro senza diminuire. Quindi lavoriamo la maglia alta in rilievo, una catenella, una maglia alta e una catenella, una maglia alta in rilievo. La maglia alta in rilievo ultima la lavoriamo sempre nello stesso punto, una catenella e voltiamo il lavoro. Ora cominciamo con il punto lavorato per metà, quindi prendiamo il filo, passiamo dietro alla maglia alta e lavoriamo una maglia alta in rilievo, una catenella, nello spazio qui che abbiamo formato, dove abbiamo questo spazio qua, entriamo e lavoriamo una maglia alta e un'altra maglia alta, quindi solamente 2. Lavoriamo il motivo per metà, prendiamo il filo, nella maglia alta in rilievo una maglia alta in rilievo, saltiamo il punto basso, nella maglia alta in rilievo sottostante un'altra maglia alta in rilievo, prendiamo il filo, nella V 2 maglie alte, 3 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo dietro alla successiva maglia alta, e adesso terminiamo la nostra V. Qua abbiamo le 2 maglie alte, la catenella e la maglia alta ultima, nella catenella di separazione 2 maglie alte, una catenella e sopra alla maglia alta
una maglia alta, per terminare sempre in linea con il nostro lavoro. Mi volto e vado a realizzare anche il giro che successivo di fine punto, quindi una catenella, una maglia alta in rilievo dietro l'ultima maglia alta, una catenella di separazione più una e due maglie alte, e lavoro anche qua lo stesso tipo di punto, quindi senza fare l'aumento. Una catenella, lavoro la maglia alta in rilievo, lavoro la successiva maglia alta in rilievo, 3 maglie alte nella V, 1, 2, 3, una catenella nello stesso punto, 1, 2 e 3 maglie alte. Procedo, lavoro la maglia alta in rilievo, la successiva maglia alta in rilievo e termino così come ho iniziato, quindi fra le due maglie alte e l'ultima maglia alta nella catenella lavoro 2 maglie alte, una catenella e una maglia alta in rilievo. In questo modo, vedete, sto camminando su a dritto sia su questo lato che sull'altro lato. Una catenella e faccio l'ultimo giro del lavoro, perché io mi sono fermata poi con la lavorazione su questo punto qua, quindi l'ultimo giro l'ho lavorato senza iniziare un motivo nuovo, solamente portando giù le mie maglie alte in rilievo per chiudere a dritto. Quindi volto il lavoro, una catenella, se dovete procedere continuate in questo modo in altezza, una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, lavoro la maglia alta in rilievo, la successiva maglia alta in rilievo senza iniziare un nuovo motivo, un punto basso al centro delle 3 maglie alte, una maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, un punto basso fra le 2 maglie alte e l'ultima maglia alta in rilievo. In questo modo vado a chiudere a dritto la fine del mio lavoro, in modo da poterlo poi cucire con la parte posteriore. Adesso taglio anche questa parte del filo, lascio un pezzo di filo per fare la cucitura della spalla e possiamo iniziare a lavorare la parte della schiena. La parte della schiena si lavora nello stesso identico modo, quindi senza fare diminuzioni dobbiamo lavorare su a dritto, lavorando il motivo iniziale e il motivo finale sempre per metà, così come vi ho mostrato. Quindi facciamo il primo giro insieme e poi è tutta una ripetizione. Lavorate anche l'altra parte frontale. Noi dobbiamo lavorare sulla schiena questo punto qua, che sono i miei 8 motivi. Davanti mi sono agganciata nella maglia alta, dietro mi aggancio per lasciare lo spazio del sottobraccio nella maglia alta in rilievo successiva, quindi in questa maglia alta qua in rilievo agganciamo il filo, una catenella, una maglia bassa lavorata in rilievo e 2 catenelle. Lavoro la prima maglia alta in rilievo. Io devo terminare la lavorazione di questo punto, quindi entro nella V e devo terminare con le 3 maglie alte. Lavoro una, perdonatemi, prima devo fare la catenella, una catenella, una e 2 maglie alte nello stesso punto e lavoro solo mezzo motivo. Prendo il filo nella maglia alta in rilievo, maglia alta in rilievo, prendo il filo nella maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, lavoro nella V le 2 maglie alte, 3 catenelle e nello stesso punto altre 2 maglie alte e mi sposto verso la fine del lato, quindi procedo. Quando arrivo al marcapunto vi mostro come chiudere mezzo motivo. Sono alla fine del lato, qua ho il marcapunto, qua ho l'ultima maglia alta in rilievo, lavoro le 2 maglie alte, la catenella, dietro alla maglia alta in rilievo lavoro l'ultima maglia alta in rilievo. Termino con metà motivo,
volto il lavoro, ho fatto 2 catenelle, scusatemi, invece che una. Quindi 2 maglie alte, rivediamolo, una catenella, nella maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, una catenella e volto il lavoro. Adesso lavoro dall'interno verso l'esterno nello stesso modo, facciamo anche questo, chiudiamo il motivo e poi tutta una ripetizione per la stessa altezza della parte frontale dallo scalfo. Quindi lavoro una maglia bassa dietro alla maglia alta in rilievo più 2 catenelle. Nella catenella di separazione lavoro una e 2 maglie alte, prendo il filo, lavoro la maglia alta in rilievo, la seconda maglia alta in rilievo e termino tutti i miei punti con 3 maglie alte nella V, una catenella e 3 maglie alte. Arrivo alla fine anche di questo lato e vediamo insieme come si chiude, ma si chiude allo stesso modo di cui lo abbiamo iniziato per tutti i nostri giri, così come lo abbiamo lavorato sulla parte frontale. Maglia alta e rilievo, maglia alta e rilievo. Ci vediamo alla fine del lato. Sono alla fine del lato, ho lavorato le 2 maglie alte in rilievo, adesso vado fra le 2 maglie alte e la catenella di separazione e lavoro mezzo punto. 2 maglie alte, una catenella, una maglia alta in rilievo dietro la maglia alta in rilievo. E abbiamo terminato anche questo motivo completo qua. Voltiamo il lavoro, il primo giro lo facciamo insieme e poi vi lascio perché è tutta una ripetizione, quindi lo abbiamo visto anche per la parte frontale, una catenella per alzarmi, una maglia alta in rilievo dietro alla maglia alta in rilievo. Adesso io il giro lo devo iniziare già lavorando mezzo motivo perché altrimenti poi non avrò più la linearità, quindi come abbiamo fatto per le parti frontali facciamo una catenella, in questo spaziettino qua lavoriamo una maglia alta, una catenella, prendiamo il filo e dietro la maglia alta in rilievo lavoriamo la maglia alta in rilievo. Questa è la nostra prima V. Prendiamo il filo, una catenella, un punto V, maglia alta, catenella e maglia alta, una catenella e una maglia alta in rilievo. Un punto basso al centro, una maglia alta in rilievo e un punto V iniziale del nuovo motivo, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta in rilievo. Quando arriviamo alla fine del lato lavoriamo allo stesso modo, quindi su questo punto qua, così come abbiamo iniziato, e lo facciamo sempre per tutti i motivi adesso, quindi non diminuiremo mai questo punto, lavoriamo il punto V, maglia alta in rilievo, andiamo in questo spazio qua e lavoriamo maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta in rilievo per creare la nuova V che lavoreremo sempre su questo punto qua. Quindi da ora in poi è tutta una ripetizione, il giro successivo al centro della V, 2 maglie alte, catenella, maglia in rilievo, ricominciamo con maglia in rilievo, catenella, 2 maglie alte, fino a raggiungere l'altezza delle parti frontali per andare poi a chiudere insieme le spalle. Quindi procediamo e mi ricollego con voi una volta terminata anche la parte della schiena. Allora, ho terminato di lavorare la parte posteriore, ho già agganciato una spalla, adesso vediamo in che modo agganciare. Vi volevo dire che per la parte posteriore, quando sono arrivata a chiudere con le maglie alte in rilievo il punto basso, per non perdere, quindi per non andare a stringere la parte posteriore, ho fatto le maglie alte in rilievo 4 catenelle, la maglia alta in rilievo per non perdere il punto, così come lo abbiamo lavorato con le maglie separate da una catenella, altrimenti andiamo a stringere. Quindi maglia alta in rilievo, 4 catenelle, maglia alta in rilievo, punto basso, maglia alta in rilievo, 4 catenelle, maglia alta in rilievo, punto basso e così via fino alla fine del giro. Ora chiudiamo insieme le spalle, una l'ho già agganciata, ho scelto di agganciarla lavorando dei semplicissimi trafori in questo modo, vediamo in che modo. Allora, io ho terminato sulla schiena nell'ultimo punto, dall'ultimo punto 3 catenelle, ho il filo agganciato, quindi parto da qui per fare la mia cucitura. Prendo la parte frontale, quindi la spalla. Nell'ultimo punto del lavoro dove ho sganciato il filo, entro e lavoro una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2 e 3.
prendo l'altro lato. Qua ho le 4 catenelle che vi ho detto di lavorare per chiudere il punto, quindi dividano le maglie in rilievo. Entro nella catenella centrale e lavoro una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Su quest'altro lato non le ho fatte per tirare un po' la lavorazione al collo, quindi fra le due maglie alte in rilievo che abbiamo lavorato entriamo dall'interno, dall'esterno verso l'interno, un punto basso, bassissimo. 3 catenelle. Qua abbiamo le 3 maglie alte con la maglia bassa sopra. Nella maglia bassa una maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle. Andiamo su quest'altro lato, nella maglia bassa una maglia bassissima, al centro delle 3 maglie alte, catenella 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle. Qua di nuovo ho le catenelle che dividono le due maglie alte in rilievo. Nella catenella centrale una maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, ripeto, in questo punto qua fra le maglie alte e il rilievo una maglia bassissima e continuo in questo modo fino ad agganciare tutti i punti della spalla, 1, 2 e 3. Adesso lavoro al centro qua dove ho il punto basso, un punto bassissimo, 1, 2 e 3 e su questo lato sull'ultima maglia lavorata una maglia bassissima, una catenella e ho agganciato la spalla semplicemente con queste catenelle per dare anche lo spessore sopra la spalla, quindi per aumentare di un paio di centimetri anche la lavorazione sopra la spalla. Lavoriamo anche l'altra spalla in questo modo e riprendiamo il giro dello scalfo con una lavorazione di archetti. Adesso vediamo come. Allora ci agganciamo al centro qua dove abbiamo lasciato il motivo libero per il sottobraccio, quindi siamo agganciati nelle maglie esterne in rilievo. Nel centro prendiamo il filo sul dritto del lavoro e ci riagganciamo. Io ho fatto semplicemente delle catenelle e punto basso perché il giro già comunque di per sé non è troppo lineare, quindi non volevo andare a riprendere con un giro di maglie alte o maglie basse, ho preferito così. Aggancio il filo al centro del motivo, una catenella e una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Qua il nodo di divisione del punto, entro una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Nello spazio successivo, quindi salto questo spazio, in quello successivo un punto basso, 1, 2, 3, 4. Nello spazio seguente un punto basso per tutto il giro, 2, 3, 4, perché non voglio andare ad aumentare, chiaramente non voglio che rimangano troppo morbide, però che seguano comunque la linea della lavorazione per dare una rifinitura. 1, 2, 3, 4, salto uno spazio, un punto basso, 1, 2, 3, 4. Vedete, se io allungo l'uncinetto vedo che posso andare in questo punto qua, quindi vado un pochino anche a occhio in questo senso, 2, 3 e 4 per non lasciare troppo morbide queste catenelle, ecco, che rimangono abbastanza allineate alla lavorazione. 1, 2, 3 e 4 e procedo fino a chiudere il giro. Questa è l'unica rifinitura che io farò, perché la voglio così molto semplice, che non vada a che non si perda, ecco, l'effetto del punto. Quindi non farò altri motivi, la lascerò così semplice. Qua ho la chiusura della spalla, la salto, di qua vado e faccio una maglia bassa. Mi chiederete se è possibile riprendere le maniche. Allora, si possono riprendere le maniche, io non lo farò perché voglio una canotta estiva, non voglio la manica lunga, la voglio portare senza manica, ma volendo si possono andare a riprendere, quindi senza fare questo giro qua, così come abbiamo iniziato a cerchio nella parte finale, è possibile riagganciarci riportando le maglie su multiplo e fare anche la manica con lo stesso motivo, questo a gusto vostro. Io preferisco lasciarla sbracciata. Arrivo alla fine e vediamo il risultato del nostro lavoro.
Lavorato il giro manica, ho pensato di riprendere anche la parte finale del lavoro, dove abbiamo l'inizio con le nostre maglie alte. Ho già avviato, ma vi mostrerò, è semplicissimo, farò 2 giri o 3 di maglie alte in questo modo. Qua ho il giro di maglie alte sottostanti. Mi sono agganciata con 3 catenelle sulla prima maglia alta e le successive maglie le sono andata a lavorarle in rilievo, quindi prendendone una nella costina davanti e una dietro. Allora lavoro questa, vi mostro come iniziare il giro, perché l'ho iniziato con la maglia in rilievo davanti, quindi su questo punto qua. Allora ho lavorato 3 catenelle, la maglia successiva, consideriamola questa dove sono, anziché lavorarla sopra, l'ho lavorata in rilievo davanti, quindi sono entrata sotto alla maglia in questo modo, come abbiamo fatto anche per le maglie alte del progetto, e l'ho lavorata in questo modo. Quella successiva l'ho lavorata invece da dietro, così, circondata con l'uncinetto, ho preso il filo e sono uscita. E ogni maglia la lavoro in questo modo. Adesso vedo se lavorare 2 o 3 giri, sempre con le maglie alte in rilievo. Dove ho quella davanti la lavorerò sempre davanti, dove ho quella in rilievo dietro la lavorerò sempre dietro. Quindi io procedo con questa bordatura finale e poi ci vediamo per il lavoro terminato. In questo modo vado anche ad allungare un pochino la mia maglietta, quindi ad allungare un po' anche il lavoro. Ci vediamo fra poco. Ecco qua, ho terminato di riprendere il bordo, lo lascerò solamente sulla parte dello sbraccio, nella parte del collo invece mi piace così, quindi la lascerò con il punto così, la passerò a vapore per andare a stendere il tessuto, visto che il punto comunque richiede molte maglie alte. Io lo consiglio anche a voi, quando ci sono dei progetti con così tante maglie alte vicine, di passare al vapore in modo di rendere il filato molto più morbido, quindi che risulti anche molto meno tirato nella lavorazione. Quindi lo passerò al vapore. Questo è il progetto terminato, una canotta estiva molto semplice nella lavorazione, ma con questo punto che veramente, a mio avviso, è veramente bellissimo, quindi ho voluto riproporlo anche a voi questo progetto. Il filato non l'ho terminato, questo è quello che mi rimane dei 200 grammi di filato. Vediamo quanti sono pochissimi grammi, sono 10 grammi di filato, quindi con nemmeno 200 grammi di filato, diciamo 200 grammi di filato, realizzeremo questa taglia. Questa è una taglia small. Se vi piace il filato lo trovate nelle info di questo video tutorial della merceria Un Filo di Passione, il filato basic cotton esclusivo di Un Filo di Passione. Vi lascio tutti i riferimenti nelle info box. Se vi fa piacere vi aspetto anche nel mio gruppo Facebook per condividere il progetto terminato. Io vi saluto, vi mando un bacio grande a tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!